Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo la pochette pasticcino. Tutti i materiali che utilizzerò in questo tutorial li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove troverete tantissime altre cose e soprattutto moltissime novità per questo autunno-inverno. Iniziamo subito il nostro tutorial. Vi mostro adesso l'occorrente per questa nuova pochette pasticcino. Partiamo da una base grigia 21x8, circa 300 g di cordino grigio perla scuro, una clic clac nera, ovviamente leggermente più piccola perché in maniera tale che possiamo conferire quella forma tipica della borsa pasticcino. È dotata di due fori dove noi andremo ad attaccare la tracolla sempre in tinta, già dotata di moschettoni per poterli inserire. Come uncinetto utilizzerò per il primo giro il numero 3,5 e per tutto il resto della lavorazione il numero 4. Tutto ciò che vi sto mostrando lo trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove vi invito a dare un'occhiata perché ci sono sempre cose nuove e soprattutto nuovi arrivi per questo futuro autunno-inverno. Iniziamo subito col nostro tutorial. Iniziamo il nostro primo giro. Ho fatto il cappiettino e inizierò dal lato più corto al centro. Per questo tipo di lavorazione e per conferire la nostra forma proprio a pasticcino dobbiamo creare molti più punti bassi di quelli che solitamente si creano, per cui io adesso inizierò per tutto questo lato corto, farò 4 punti bassi in ogni punto e poi alternerò alcune zone dove farò 3 punti bassi alternati a 2 punti dove farò 2 soli punti bassi per poi rifarne 3 per creare moltissimi aumenti. Iniziamo insieme e vi faccio vedere cosa farò. Allora, nel primo punto io farò 3 punti bassi intanto, perché poi il quarto lo farò quando completo il giro al solito, e in questi qui fino ad arrivare all'angolo io farò 4 punti bassi, perché a noi serve poi quella forma molto rotonda. Anche qui farò 4 punti bassi, 2, 3 e 4, e così anche, scusate che mi tiro un po' di filo, e così anche in questo punto che è praticamente il completamento dell'angolo, quindi 1, 2, 3 e 4. Io adesso in quello successivo farò 3 punti bassi in questo, poi 2 punti bassi, 2 punti bassi, 3 punti bassi e così via, per poi arrivare all'altro angolo e fare esattamente la stessa cosa. Ne facciamo un pezzettino insieme. 1, 2, 3 e poi in quello seguente ne facciamo solamente 2. In quello successivo ancora 2 e poi ricominciamo con la sequenza di 3 punti bassi e a seguire nuovamente 2, 3, 2, 3 fino a che arriviamo qui e ricominciamo con tutti questi lati con 4 punti bassi, per cui ci rivediamo a questo punto. Ed eccoci arrivati di nuovo nel lato corto, dove inizieremo nuovamente a creare 4 punti bassi per tutti i punti che troviamo, così creiamo tantissimi aumenti. Ecco qui, anche qui 1, 2, 3 e 4, per cui continuate da questo lato 4 e poi alterniamo come abbiamo fatto qua 3, poi in questi successivi 2 punti 3 eccetera eccetera, e ci rivediamo qui per chiudere insieme il giro. Abbiamo completato facendo l'ultimo punto, il quarto punto che vi dicevo. Adesso, chiudendo con un punto bassissimo, cambiamo definitivamente il nostro uncinetto e prendiamo il numero 4 che ci accompagnerà per tutto il resto della lavorazione. Catenella,
E da adesso in poi il secondo giro non faremo più assolutamente aumenti, ma lavoreremo in costa come tutte le altre volte, e cioè anziché prendere tutte e due le costine del punto basso sottostante, ne prendiamo soltanto quella dietro, infatti è in costa dietro. E quindi per tutto il perimetro, per tutto il giro, faremo la stessa cosa. Non vi preoccupate se appunto assumerà questa forma molto ampia, ma è quella che ci servirà per poi creare la famosa forma bug pasticcino. Ci vediamo non appena abbiamo terminato il nostro giro. Abbiamo completato tutto il primo giro in costa. Normalmente quando arriviamo qui noi chiudiamo appunto bassissimo, invece per tutto il tempo della lavorazione noi lavoreremo a spirale, cioè in questo primo punto, quindi non più ovviamente lavorato in costa, adesso inizieremo con punti bassi normali ma senza più chiusure, per cui in questo primo punto continuiamo senza chiudere, punti bassi lavorati normalmente, quindi come ripeto un'altra volta senza lavorare in costa, per cui questa sarà tutta la lavorazione, sarà uguale per tutti i giri successivi senza più chiudere. Del resto nel momento in cui noi voltiamo sappiamo benissimo attraverso questo filo dove noi abbiamo iniziato, per cui a questo punto non ci resta che arrivare all'altezza desiderata, che sarà circa 20 cm, e ci vediamo non appena arriviamo a questa altezza per iniziare a farvi vedere come creare le famose pens della bug pasticcino. Ed ecco arrivati all'altezza desiderata. Io sono arrivata a 18 cm, non a 20, perché ancora non abbiamo terminato la lavorazione. Continuiamo sempre a spirale, quindi cosa facciamo? Arrivata a questo io metto un marcapunti, in questo momento non ho altri marcapunti, metto un filo per segnare il nostro punto di partenza. Cosa ho fatto a un certo punto? Ho diviso la borsa a metà. Nel momento che ho preso la metà, questi due lati che sono risultati li ho ulteriormente divisi a metà e ho preso questi punti di riferimento. Perché? Per cominciare a fare le pieghe, per dare quella forma particolare, noi dobbiamo poi attraverso questo iniziare la nostra lavorazione, e cioè io dal punto al marcapunti mi conterò 1, 2, 3, 4 e 5 che lascerò liberi, per cui arrivo qui e vi faccio vedere cosa faccio. Sempre lavorando a spirale, quindi non chiuderemo, noi chiuderemo la borsa solo alla fine. Cosa facciamo? Continuiamo sempre con i nostri punti bassi, dal marcapunti 1, 2, 3, 4 e 5, per cui ancora 1, vado in questo e faccio il mio punto basso, lascio questi 5 punti liberi e faccio la stessa cosa 1, 2, 3, 4 e 5, e sul sesto piego la borsa così, mi tiro un po' il filo per stringere ed eseguo un altro punto basso. Ed ecco che si cominciano a formare le famose pieghe. Andiamo avanti facendo la stessa identica cosa, sempre punti bassi, perché questo discorso lo ripetiamo 4 volte perché faremo appunto 4 pieghe. Ancora dobbiamo fare qualche altro punto basso, non è molto difficile, poi ognuno può decidere anche di farli qui al centro, ma a me piace dare queste 2 pieghe per ogni lato. Adesso ci andiamo a contare 1, 2, 3, 4 e 5, per cui l'ultimo punto lo lavoriamo, saltiamo queste 5 maglie più quello dove c'è il marcapunti e ricominciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo sul sesto e facciamo la stessa identica cosa. Stringiamo il filo ed eseguiamo un punto basso. Ed ecco, poi chiaramente man mano che lavoriamo si creerà la forma giusta, ed ecco lo stesso discorso. Adesso noi non facciamo altro che fare la stessa cosa, la ripeteremo su questi lati e ci rivediamo dove ho messo il segnale, che è la fine del nostro giro. Abbiamo completato il giro, quindi tutte le 4 piegoline fatte. A questo punto
noi abbiamo sempre lavorato a spirale, vedete che qui non possiamo lasciare la borsa aperta, per cui il successivo giro dobbiamo fare la seguente. Per poter, diciamo, chiudere, perché sennò la borsa rimane aperta, noi appiattiamo questo angolo e continuiamo con i punti bassi, ma schiacciando così. Cosa dobbiamo fare? Cerchiamo di prendere anche i punti che noi abbiamo chiuso, anche se non sono tutti, la maggior parte. Visto? Prendiamo le costine sia dell'uno che dell'altra e facciamo un punto basso. Stessa cosa, continuiamo. Finché non ci siamo accertati che abbiamo chiuso, ed ecco che abbiamo chiuso questa piega, altrimenti la borsa rimane aperta. Non appena arriviamo qui, faremo altri 5 giri di punto basso e a quel punto non resterà altro che cucire la click clack, ma ci rivediamo non appena abbiamo fatto anche quegli altri 5 giri per provarla insieme. Abbiamo completato il tutto, ho chiuso con asola di chiusura e ho fatto 4 giri di punto basso, ovviamente escluso il giro che ho fatto per chiudere qui, quindi in totale sono 5 compreso quello. A questo punto noi ci prepariamo, ovviamente prendendo le misure eccetera, e vediamo che combacia perfettamente. Per inserire questa cosa facciamo? Prendiamo il centro, ce lo fissiamo magari con 2 punti e andiamo ad alloggiare in maniera tale che questo, il laterale, questo punto qui, coincida con la metà della borsa. E a questo punto, come precedentemente illustrato in altri tutorial, dobbiamo andare a cucire la click clack e quindi ci rivediamo non appena la pochette è ultimata. Ed ecco la nostra pochette completata. Come vedete c'è la forma tipica della bag pasticcino. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Se avete delle domande non esitate a scrivermi. Mi raccomando, andate a guardare il sito Tutti a Mano Luisa, dove troverete, come sempre, oltre a ciò che vi mostro in video, tantissime altre novità. Ci vediamo al prossimo tutorial.